Ciao da Psicologia Semplice e ben ritrovati. Quando eravamo bambini, purtroppo ci hanno insegnato a non contrapporci ai bisogni degli altri. Ci hanno insegnato a non far soffrire gli altri, a non deludere le loro aspettative, a essere accondiscendenti, generosi, disponibili. E questo ci sta creando un sacco di problemi. Molte volte non riusciamo a dire di no, abbiamo paura a farlo e poi ci accorgiamo che le altre persone se ne approfittano della nostra eccessiva disponibilità. È un tratto temperamentale o un tratto caratteriale? Dipende dalla nostra biologia, dalla nostra genetica o dipende dal tipo di educazione che abbiamo ricevuto? Può dipendere da entrambe le cose. Andate a vedere i miei vecchi video su come si forma la personalità e riuscirete a capirci un po' di più. Bene, la buona notizia è che anche qualora un soggetto abbia una predisposizione a essere timoroso, a essere eccessivamente accondiscendente ai bisogni dell'altro, si può imparare ad agire diversamente. L'assertività è la giusta via di mezzo tra il comportamento passivo di chi subisce e il comportamento aggressivo di chi aggredisce. Noi possiamo imparare a diventare assertivi portando l'attenzione su alcuni elementi particolari della comunicazione. Quindi il destino non è segnato, a prescindere dal temperamento che abbiamo, possiamo apprendere delle strategie di comunicazione che ci possono rendere più gradevoli nei rapporti con gli altri, senza però farci sottomettere e senza mettere i nostri bisogni sempre al secondo posto. Quindi non si tratta solo di imparare a dire di no, ma si tratta in generale di far presenti agli altri i nostri bisogni e i nostri diritti, in modo tale da venire rispettati e trattati adeguatamente come ci meritiamo. Dopo la sigla vedrete un breve video che ho preparato per voi, nel quale vi spiegherò cos'è il comportamento assertivo, quali sono i vantaggi del comportamento assertivo e poi le 5 R del comportamento assertivo. Ci sono quindi 5 comportamenti che iniziano tutti con la stessa lettera che, se riusciamo a mettere in atto, diventeremo quindi capaci di farci rispettare sempre e da tutti. Ora facciamo partire il video dopo la sigla e ci vediamo tra poco. L'assertività. Comunicare con efficacia e sicurezza. L'assertività è una modalità di comunicazione che permette di esprimere i propri pensieri, sentimenti e bisogni in modo chiaro, diretto e onesto, nel rispetto di sé e degli altri. Si contrappone ad atteggiamenti passivi, aggressivi o manipolativi, e rappresenta un comportamento chiave per costruire relazioni sane e raggiungere i propri obiettivi. Caratteristiche principali della comunicazione assertiva. Chiarezza. Esprimere le proprie idee e opinioni in modo comprensibile, evitando ambiguità o fraintendimenti. Sicurezza. Comunicare i propri bisogni e desideri in modo esplicito, senza giri di parole o atteggiamenti passivi-aggressivi. Rispetto. Riconoscere e valorizzare i diritti e le opinioni degli altri, anche se differenti dai propri. Fiducia in se stessi. Avere una percezione positiva di sé e delle proprie capacità, mostrando sicurezza nelle proprie idee e azioni. Empatia. Comprendere e condividere i sentimenti altrui, mostrando interesse e sensibilità. Benefici di una comunicazione assertiva. Migliori relazioni interpersonali. Favorisce la costruzione di relazioni basate sul rispetto, la fiducia e la reciproca comprensione. Maggiore autostima. Aumenta la fiducia in se stessi e il senso di autoefficacia. Riduzione dello stress e dell'ansia. Permette di gestire meglio le situazioni conflittuali e di esprimere le proprie emozioni in modo costruttivo. Maggiore successo nel raggiungimento degli obiettivi. Favorisce la comunicazione efficace dei propri bisogni e la capacità di negoziare in modo vantaggioso. Le 5 R dell'assertività. Un modello pratico per una comunicazione efficace. Questo modello, sviluppato dallo psicologo statunitense George Albee, offre una guida pratica per esprimere i propri diritti e bisogni in modo assertivo, favorendo una comunicazione efficace e rispettosa in diverse situazioni. Le 5 R sono:
Rispetto. Riconoscere e valorizzare i diritti e le opinioni degli altri, anche se differenti dai propri. Evitare atteggiamenti di superiorità o disprezzo, mostrando considerazione per il punto di vista altrui. Utilizzare un linguaggio cortese e rispettoso, evitando toni accusatori o aggressivi. Richiesta. Esprimere i propri bisogni e desideri in modo chiaro, diretto e specifico. Evitare ambiguità o frasi vaghe che potrebbero generare fraintendimenti. Formulare richieste in modo positivo, concentrandosi su ciò che si desidera ottenere piuttosto che su ciò che si vuole evitare. Rifiuto. Avere il diritto di dire no alle richieste degli altri, quando queste non sono in linea con i propri valori, bisogni o limiti. Esprimere il rifiuto in modo assertivo, utilizzando frasi chiare e concise come non mi sento a mio agio nel fare questo, o preferirei non farlo. Non è necessario fornire giustificazioni o scuse per il proprio rifiuto. Risposta. Ascoltare attentamente le risposte e le obiezioni degli altri, mostrando interesse e comprensione. Evitare di interrompersi o di assumere atteggiamenti difensivi. Riformulare quanto espresso dall'altra persona per assicurarsi di averlo compreso correttamente. Ripetizione. Se necessario, ripetere con fermezza la propria richiesta o il proprio rifiuto, in caso di incomprensioni o insistenze da parte dell'altra persona. Mantenere un tono calmo e assertivo, evitando di cedere a pressioni o manipolazioni. Eccoci qua, spero che il video sia stato chiaro. Se così non fosse, potete lasciarmi come sempre delle domande in fondo al video, oltre che iscrivervi al canale, mettere un like e condividere il video, cosa che vi ricordo tutte le volte. Ma ecco, proviamo a vedere come possiamo concretamente esercitare queste 5 R dell'assertività. Io vi invito a fare questa cosa. Concentratevi su ognuna di queste in 5 settimane diverse. Fatevi un programma di 5 settimane, concentratevi la prima settimana sul primo elemento, cercando di praticarlo, la seconda sul secondo elemento, la terza sul terzo, la quarta sul quarto e la quinta sul quinto. Poi cercherete di metterle tutte insieme. Affinché la vostra comunicazione possa diventare efficace, è importante abbinare a questi 5 comportamenti un comportamento non verbale coerente con quello che state dicendo. Questo è molto importante. Ci sono moltissimi libri, moltissimi testi sulla comunicazione non verbale, su come esprimere la leadership quando si comunica. Io vi lascio per questo video solo 3 o 4 elementi importanti in modo tale che li possiate abbinare a quello che avete imparato nel video che avete appena visto. La prima cosa che voglio dirvi è che una comunicazione assertiva deve essere accompagnata da una postura eretta, dritta. Molto importante che non vi mettiate in una posizione di chiusura che esprime paura in questo caso, ma neanche con una modalità troppo aggressiva, utilizzando comportamenti come puntare il dito o alzare la voce, ovviamente. Quindi la persona assertiva non ha mai bisogno di alzare la voce, non ha mai bisogno di utilizzare dei gesti minacciosi nei confronti dell'altro. Quindi, dritti sulla schiena. Se siete in piedi, vi chiedo di portare il bacino leggermente in avanti, di rimanere in piedi sulle 2 gambe con i piedi ben appoggiati per terra. Potete immaginare il vostro corpo come se dalla vita in giù fosse stabile come una statua ben appoggiata per terra, mentre invece potete utilizzare il movimento delle mani per comunicare quello che volete trasmettere. Guardate negli occhi la persona. Se non riuscite a guardare negli occhi perché avete un po' di soggezione, perché siete tendenti al passivo anziché all'aggressivo, vi invito a guardare il punto che c'è in mezzo agli occhi, al centro della fronte. L'altra persona avrà la sensazione che voi la stiate guardando negli occhi, anche se non lo state facendo. E questo vi consentirà di apparire molto forti, solidi, efficaci nella vostra comunicazione. Bene. Vi auguro un buon lavoro, mettete in pratica le cose che avete imparato, fatene tesoro e ricordatevi sempre che avete il dovere verso voi stessi di farvi rispettare, non farvi sottomettere, non farvi manipolare e agire sempre e comunque
in base ai vostri valori e ai vostri obiettivi. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!